Ci sono ricette natalizie che arrivano da paesi lontani, ma nel tempo sono diventate tradizionali anche qui da noi. E sto parlando dei biscotti Pan di Zenzero. E allora, vediamoci questa ricetta che la farò molto semplice, tra parentesi non sarà solo di biscotti, ma faremo anche la ghirlanda. Vediamo il video. Allora, per fare questi gingerbread o biscotti Pan di Zenzero, adesso andiamo a vedere di che cosa abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di 350 g di farina 00, 75 g di zucchero di canna, 75 g di zucchero bianco, 80 g di miele, un cucchiaino di cannella, un cucchiaino di zenzero, mezzo cucchiaino di chiodi di garofano macinati, mezzo cucchiaino di noce moscata, un uovo, un pizzico di sale, 150 g di burro morbido e un pizzico di bicarbonato di sodio. All'interno della bowl dove abbiamo messo già la farina setacciata ci andiamo a mettere il cucchiaino di cannella, un cucchiaino di zenzero, mezzo cucchiaino di chiodi di garofano, la noce moscata, io in questo caso la utilizzerò tritandola direttamente, un pizzico di sale, mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio e ora andiamo a miscelare. I profumi già si sentono tantissimo. Adesso ci andiamo a occupare del resto. Nella bowl della planetaria andiamo a mettere il nostro burro e montiamo a bassa velocità. Ora aggiungiamo i 2 zuccheri e continuiamo a mescolare. Aggiungiamo ora il miele. Aggiungiamo anche l'uovo. Abbiamo mescolato per circa 3 minuti, adesso chiudiamo un attimo e adesso andremo a incorporare le polveri che abbiamo mischiato prima, ovvero la farina con tutti i suoi profumi. E adesso mescoliamo fino a quando non si sarà amalgamato tutto quanto. L'impasto, come vedete, non si appiccica alle mani, è pronto. Ci sono voluti veramente 3-4 minuti. Adesso ci occupiamo di fare il panetto. Allora, lo dividerò in 2, visto che comunque è parecchio. Il primo e il secondo. Allora, prendiamo una pellicola, schiacciamo un pochino il panetto per renderlo un po' più basso, così poi quando andremo a stenderlo sarà ancora più facile, per non lasciarlo troppo alto. Eccoli qua. Allora prendete un piatto piano, un vassoio, una cosa come questa, così in modo che rimarranno belli piatti, e li lasciamo in frigorifero per almeno un'ora, un'ora e mezza. Carissimi, manca veramente poco, pochissimo. Ce la facciamo ad arrivare a 10.000 entro la fine dell'anno? Forza ragazzi, che vi aspetto! Allora, ecco qui il nostro impasto che abbiamo tenuto per un'ora dentro al frigorifero e adesso andiamo a stendere. Infariniamo il nostro piano di lavoro e mettiamoci il nostro impasto e cominciamo a stenderlo. Allora prendiamo una placca da forno con la carta da forno e poi scendiamo a posizionare al centro un coppa pasta. Quello che io ho messo è da 10 cm. Questo ci servirà per fare la ghirlanda e per dargli la forma. Con il nostro stampo io utilizzerò quello dell'angioletto, ma voi potete utilizzare quello degli omini oppure delle stelle, quello che volete. E andiamo a fare i nostri biscotti. Ora andremo a posizionare gli angioletti tutto intorno per creare appunto la corona o ghirlanda.
Siamo arrivati alla fine del video, spero che non sia stato troppo lungo, però certi passaggi andavano assolutamente visti. Intanto perché fare questo impasto non è difficile, però va miscelato bene, perché sennò altrimenti rischia di essere appiccicoso. Invece così come l'avete visto era perfetto, non si appiccicava sulle mani e quindi è stato molto facile lavorarlo. L'altro è quello di fare chiaramente le forme, uno può scegliere, io ho fatto questi angioletti per non fare i soliti pupazzetti. Avevo detto che facevo la decorazione, l'ho fatta soltanto con il nastro, ma per un semplice motivo, ho provato a farlo con la ghiaccia reale, ma i risultati sono stati questi. È bello vedere su Instagram questa gente che fa delle cose meravigliose, però ci vuole arte, esperienza e manualità. Una cosa che io non ho perché non l'ho mai fatto, questa è la prima volta e mi rendo anche conto che è veramente molto difficile da fare. Comunque, a parte questa parentesi, io spero che la ricetta vi sia piaciuta perché comunque il biscotto e la ghirlanda sono venuti benissimo. Quindi riprovate a farli perché sicuramente piaceranno anche ai vostri cari. Ci vediamo alla prossima ricetta, vi auguro una buonissima giornata. Bacioni!